Ciao ragazzi, benvenuti al video per i settaggi per Le Mans Ultimate. Sarà un'introduzione un pochino per spiegarvi come funziona il discorso sempre della gamma dinamica all'interno dei vari giochi e poi entreremo nello specifico di settaggi adatti alle Mans Ultimate, inizialmente con un SynCube 2 Pro. In merito proprio al discorso iniziale vi spiegherò, a secondo della base che utilizzate, come muovervi, cioè concettualmente come andare a fare un buon settaggio per la vostra base. Ho voluto creare questo video oggi subito e pubblicarlo nel minor breve tempo possibile, e cercherò in questi giorni a seguire anche di inserire tutti i sottotitoli anche per tutti gli amici che mi seguono da tutto il mondo. Ma volevo il prima possibile cercare di dare una linea guida a quello che è questo gioco, che personalmente mi ha molto colpito, e da amante degli aspetti tecnici personalmente anche giudicare un prodotto di questo livello, dal mio punto di vista la base per poterne parlare è in primis settare le proprie basi bene. In più con Le Mans Ultimate, il cui force feedback deriva molto da R-Factor 2, ci sono veramente molte attenzioni da fare all'interno del gioco e per le nostre basi. Questo perché utilizziamo basi, ragazzi, che arrivano 20-25 Nm, possono essere pericolose. Sono giochi che, se non si va veramente a fare un settaggio un minimo corretto, potete rischiare di farvi male, oltre a avere un'impressione sbagliata del gioco. Personalmente lo reputo secondario, anche se mi interessa anche quell'aspetto, ma ragazzi, potete farvi male. In più anche voglio cercare di dare una dritta a persone che hanno basi da 5, 7, 8, 10, 15 Nm, questo per cercare di sfruttarle al meglio e avere quindi un approccio corretto a questo genere di simulatore. Ragazzi, ho preparato lo schemino oggi, ci ho pensato tantissimo, il modo più semplice per potervi spiegare la cosa, e inizierei con questo schemino qui. Qui ho messo i newtonmetri di telemetria, qui ho messo il segnale, perché sono due aspetti totalmente diversi. Possiamo dire al gioco quale range di telemetria andare a prendere e quindi andare a comprimere o ampliare la gamma dinamica, sempre in un segnale, cioè quindi uno slider a parte che va sempre da 0 a 100. E vi faccio vedere due diversi tipi di approccio che di solito si hanno con questo genere di gioco. Vi dico quello che questo qui è quello che tendenzialmente ho visto in tutti i video, recensione, persone che danno consigli sui settaggi del force feedback, e poi vi voglio spiegare quello che dal mio punto di vista è il mio approccio e il mio modo di vedere la cosa, che si basa totalmente nel sfruttare il più possibile con le nostre basi, quindi più potenza di base abbiamo e più possiamo utilizzare il range dinamico. Ma iniziamo con calma. Questo è l'approccio, come vi dicevo, che utilizzano la maggior parte delle persone, e in più, ragazzi, prendete in linea di massima quelli che sono i parametri, ma è soltanto per farvi capire il concetto. Ho visto molti utilizzare come settaggio all'interno del gioco 25 Nm. Questo perché utilizziamo un SynCube 2 Pro e quindi 25 Nm la base, settiamo 25 Nm. Questo anche perché anche R-Factor 2 ci insegna questo genere di approccio che io non ho mai seguito, ma ne parleremo più avanti. Quindi diciamo che la maggior parte delle persone inseriscono 25 come valore, però pensate che il gioco ha un range dinamico non che va da 0 a 25, ma ha la capacità di andare da 0 a 50. In più partiamo per l'assunto che non abbiamo basi per replicare veramente uno a uno quelle che sono le forze di queste auto, e quindi comunque ci sarà da una parte e dall'altra una compressione dinamica di quelle che sono le forze che possono sprigionarsi in un auto reale rispetto a una simulazione. E questo è l'assunto. Tornando a noi, in questo caso molti utilizzano 25, quindi dimezzano quella che è la possibilità di gamma dinamica. Quindi vedete, qua ho creato questa retta che vi spiega esattamente una forza lineare con una gamma dinamica da 25 Nm con un range di segnale che va da 0 a 100, ok? E si forma questo genere di retta qui. Si ha un segnale che ha questa gamma dinamica, questa parte in rosso è proprio la gamma dinamica, e nel caso specifico ho visto un video di un youtuber che io in realtà seguo, in questo caso lo chiameremo Dan, che va a utilizzare una gamma dinamica da 25 Nm e va ad abbassare il segnale intorno al 50%. È un video di settaggi che ho visto proprio l'altro giorno, non so se la cosa si è evoluta e spero abbia fatto delle ulteriori modifiche a quelli che sono questi settaggi di partenza. Io ho visto quello,
parlo per quello, ma perché anche molte persone ragionano in questo senso qui. Quindi che cosa succede? Il range dinamico che con questo tipo di settaggio si va a utilizzare massimo è questo qua. E ragazzi, cerco di anche approfondire il discorso di cos'è un range dinamico, soprattutto nel force feedback. È la differenza di forza che c'è tra la forza massima e la forza minima. Più il range diminuisce, più andiamo ad appiattire e più le forze piccole e medie sembrano uguali, più le forze medio-alte e alte sembrano uguali. Questo è quello che un pochino accade quando si va a restringere la gamma dinamica. Più gamma dinamica si ha e più c'è possibilità di distinguere i diversi livelli di forza. Naturalmente questo è l'approccio, per esempio, di Dan. Molti potrebbero stare in altri punti di questa retta. Ma oppure spostarvi, magari dare un range dinamico da 30 che arriva fino a questa parte qua e poi naturalmente tiratevi voi la retta e capite come funziona il range dinamico impostando quel genere di forza. E naturalmente tutto questo viene poi replicato, in questo caso ho messo una base da 25 Nm, ma replicatela con la base che voi avete. Andiamo a vedere adesso il mio approccio. Io tento di sfruttare nel gioco, soprattutto con basi di questa potenza, la totalità della gamma dinamica, quindi setto 50 in un segnale che va sempre da 0 a 100. Guardate qui, questa è la gamma dinamica che si va a creare con questo genere di settaggio, sempre a parità di base che sfrutta un segnale al 100%. E quindi guardate qui che differenza c'è tra una forza più bassa e una forza più alta in quel range. Con questo schemino qui sotto cercherò di spiegarvi ancora più nel dettaglio cosa avviene poi nelle mani quando avete la base tra le mani. Dando per assunto che abbiamo settato la base a 25 Nm e quindi un range 0 e 0 Nm, un segnale al 100% sono 25 Nm, solo quando il segnale arriva al 100%. In questo caso però all'interno del gioco, settando 25, avremo per esempio per l'asperità questo genere di segnale. Se settiamo 50 avremo questo genere di segnale. Che cosa significa in soldoni? Che le asperità con una gamma dinamica ristretta ci arriveranno magari a 5 Nm, che dal mio punto di vista sono troppe. Con una gamma dinamica a 50, quindi una gamma dinamica più ampia, magari ci arrivano a 2,5 Nm. Quindi più, dal mio punto di vista, con queste forze in ballo, più coerente. Stesso discorso per un cordolo. Con la gamma dinamica ci arriva con una forza di 8-9 Nm, con la gamma dinamica a 50 ci arriva magari a 4,5 Nm. Naturalmente testate e cercate di capire questo aspetto perché è fondamentale. Naturalmente rimarranno identici i picchi. Cioè quando la base arriverà a un picco massimo di quella che è la forza massima, comunque entrambe le basi quando ricevono un segnale dal 100%, entrambe, sia 70-25 sia 70-50, daranno il 100% di quella che è la forza della base. Ma tutto quello che c'è in mezzo, a secondo del valore che andrete a settare, verrà spalmato in modo totalmente diverso. E quindi a parità di forza di 25 Nm avrete una sensazione tra le forze basse e le forze alte molto più ampia. Dal mio punto di vista, utilizzando base di questa forza, personalmente non riesco a capire come andare a restringere così la gamma dinamica e quindi essere costretti ad utilizzare poi un segnale molto più basso. E ragazzi, faccio questo esempio e poi passiamo alla parte pratica, quella che so che poi a voi vi interessa. In realtà, con una base da 20 Nm e una base da 10 Nm, lavorando con la gamma dinamica, possiamo far risultare le due basi molto simili a livello di forza nella guida. Ragazzi, veramente molto simili. Ve l'ho spiegato in altri video come andare a modificare la gamma dinamica con basi di poca potenza e vedete come si riempie tantissimo quello che è il volante. Diventa veramente molto simile a basi più potenti. Però ragazzi, ascoltate bene, io dico simile, non uguale. Perché più comprimete, più ci saranno compromessi tra le forze più basse e le forze più alte. Quindi quando si utilizza un volante dalle alte prestazioni, dalla alta forza, dal mio punto di vista, provatelo,
dovete agire potendo sfruttare la massima gamma dinamica che un gioco può offrirvi. Detto questo, spero che questa piccola lezione sia stata interessante. Passiamo all'atto pratico. Naturalmente vi invito a provare sulla vostra base quelli che sono i miei settaggi e quello che è il mio approccio a questo genere di settaggi. Naturalmente ragazzi, spero che vi piacciono. Nel caso spolliciate, condividete il video con tutti i vostri amici, anche per cercare di far capire a tutti quale può essere un approccio diverso da quello che io vedo generalmente utilizzare da tutti, e soprattutto farci video dove poi le persone che replicano quelle cose provano e alcune si fanno anche male e magari possono non trovarsi. E naturalmente fatemi sapere nei commenti qual è la vostra base e quale approccio di gamma dinamica avete scelto con il tipo di base che avete. Ma ragazzi, banda alle ciance, sigla! Prima di entrare in gioco vi faccio vedere quali sono le mie impostazioni nel TrueDrive. In questo caso ragazzi ho provato anche la forza a 25 Nm. In realtà sono riuscito ad utilizzarla solamente con le LMP. Però ve ne parlerò poi più avanti. Mi piace sempre l'approccio di utilizzare un settaggio e poi andarmi a godere le differenze che in questo caso anche Le Mans Ultimate vi dà tra le mani quando andate a cambiare totalmente categoria, soprattutto perché in questo caso cambia tanto anche la sensazione del servo sterzo, che ha una categoria rispetto a un'altra. Utilizzare 25 Nm non mi ha consentito di utilizzare tutte e tre le categorie, ma ve ne parlo un pochino più avanti. Andatevi a vedere, segnare quello che è il mio setup, niente di particolare. In questo caso utilizzo 20 Nm. Per quanto riguarda il Reconstruction Filter, 2, 3, 1, scegliete quello che più volete, non sono fondamentali. Andiamo veramente nella finezza di quello che è l'approccio. Anche qua la parte di Damping Friction Inertia, 10, 12, vedete voi, 0, chi ama 0 piace comunque mettercene un po'. Molto importante, Static Force Reduction al 30% in questo caso. Slew Rate Limit, a me non mi piace un volante esageratamente attivo. Le Mans Ultimate ha un force feedback molto attivo. Personalmente ho scelto questo come valore, ma anche qui andatemi a muovere come meglio credete, non va a influire in modo esagerato su quello che è poi l'esperienza. Per quanto l'ultra low latency, in realtà è un gioco d'ultima generazione, tendenzialmente con questo utilizzo sempre come valore 5. In questo caso Direct Input, ragazzi, vedo profili in cui gente tocca qua, fa. Entriamo veramente nel fino. Ci sono giochi che neanche utilizzano questi effetti. 100 significa neutro. Sapete il significato di neutro? Significa non fa nulla. Non fa nulla. Se nel gioco c'è qualcosa, lui ve la fa sentire. Se nel gioco non c'è, non ve la fa sentire. Se mettete 0, andate a togliere qualcosa che il gioco può darvi. Se andate a mettere 200 su un direct input che il gioco utilizza, andrete ad amplificarlo. Ma nel range da 100 a 200. 100 è neutro. Ragazzi, spero che sia chiaro. Entriamo nel gioco. Vi mostro un attimo al volo quelli che sono i miei settaggi. In questo caso effetti force feedback sì. Nel mio caso inverti force feedback, vedete voi a seconda di quando entrate nel gioco se tira o meno da una parte, settatelo da una parte e dall'altra. Capacità coppia sterzante 50, mi raccomando. Intensità force feedback 100%. Con il valore 100% non si arriverà mai al clipping. Levigatura force feedback, anche qui ragazzi io l'ho sempre utilizzata anche con R-Factor 2. Utilizzate il valore che più vi piace. Io utilizzo 2. Poi ragazzi non ho ancora approfondito alcuni valori, adesso vi dico quali, come questo. Coppia minima sterzante sarebbe la forza minima 0. Force feedback specifico per auto, in questo caso 100%. Qua coefficiente resistenza sterzata e saturazione resistenza sterzata li ho trovati a 10, li ho lasciati così. Ragazzi ho provato a fare modifiche anche macroscopiche, ho sentito le differenze, però vorrei parlarne in un video più specifico, perché ancora devo capire bene come funzionano. Forza collisioni 100%, intensità vibrazioni cordoli 0, questo è un effetto in più, già dalla telemetria l'avrete comunque su basi di questo livello sul vostro volante. Forza di attrazione cordoli 100%, ricordate che molto spesso 100% significa quello che il gioco può dare, perché volendo si può aumentare o diminuire. In questo caso va benissimo 100%.
Soglia aggiornamento cordoli, la più bassa disponibile, che in questo caso è 0,1. La sensibilità dello sterzo 100%, neanche a parlarne. Anche qui usa effetto forza sterzante costante. Non saprei descriverlo ancora a parole la differenza tra attivarlo e disattivarlo. La differenza è che se fate i due test, a me capita tutte le volte che cambio di dover invertire il force feedback. In questo video ve ne parlo con questo effetto attivato. Come in R-Factor mi piace tantissimo la sensazione di gomma a terra anche da fermo e a basse velocità. In questo caso, come vi ho detto, lo sto utilizzando a 20 Nm il True Drive. In realtà per quest'auto si potrebbe utilizzare anche a 25, però non amo stare sempre a cambiare. C'è una categoria che non riesco a guidare a 25 Nm, preferisco gustarmi anche le differenze tra le tre categorie di auto. Però ragazzi, guardate che cosa, molto guidabile, molto guidabile anche a 20 Nm. In più, cordolo, ve lo faccio vedere, guardate qui, guardate qui, guardate che bello, una forza giusta, corretta per quello che è la mia idea di cordolo. Poi quando andate in curva, naturalmente ha un buon carico aerodinamico questo genere di auto, la sentite molto meno rispetto in realtà ad altre, perché credo abbia molto più servosterzo. Guardate qua, se prendo questo cordolo più grande, non mi ha mica spaccato le mani. È molto alto, in realtà non credo che si possa prendere con questo genere di auto, ma non vi spacca le mani. Guardate che bello. Naturalmente, anzi, faccio una cosa, ve lo faccio vedere al volo qua, perché in realtà si può, perché è molto bello utilizzarlo. Dov'è? Utilizzarlo anche a 25, quindi al massimo. È ancora più pieno. Ma ragazzi, guardate che cosa, è proprio bella la sensazione, sentite tutto, ma naturalmente le asperità con la giusta forza. Però in questo punto avete più resistenza anche qua nella parte delle curve, ma con lo static a 30 non è particolarmente complicato neanche fare le curve. Ragazzi, qua sul dritto sentite molto la centratura dell'effetto giroscopico dell'auto. Poi appena andate a curvare sentite che si riammorbidisce tanto. Micro dettagli veramente tanti sul volante, ma tutto si guida con enorme semplicità. Però vi faccio vedere adesso che utilizzando un'altra categoria di auto, le GTE, in realtà mi risulta un pochino troppo invadente. Scegliete l'auto che volete. In realtà questa l'ho trovata veramente molto, l'ho trovata un pochino più dura. La metto, andiamo avanti. In realtà con 25 Nm secondo me questa categoria dal mio punto di vista non si guida. Eccoci qua, sempre bella la sensazione di ruota a terra. Già qua lo sentite molto più pesante. Credo anche sia anche una questione di camber. Per me è un po' troppo duro. Però guardate come con quella gamma dinamica anche questo genere di asperità vengono veramente gestite benissimo dal volante, dalla base, dal gioco. Ecco qua in queste curve lo sento veramente molto duro. Credo abbia veramente meno servosterzo, mi viene da pensare, rispetto alle altre auto, e dal mio punto di vista risulta troppo impegnativo. Secondo me è troppo. Io infatti lo rimetto subito. No, perdonatemi. Oh. Che avete visto qualcosa? No. Lo rimetto subito a 20, intorno ai 20 Nm. Ok.
È comunque molto pieno, anche qui, molto molto pieno. Probabilmente qualcuno vorrà abbassarlo ancora di più, secondo me. Però, sinceramente, guidabilissimo, e c'è sempre la giusta proporzione tra le alte forze e le basse forze. Vediamo questo cordolo qua. È un cordolo molto alto, in realtà poi è il bello come NR Factor, senti come se ti trascina e ti aggancia sulla ruota. A me piace tantissimo. Ancora ho le ruote fredde, ecco perché. Però ragazzi, non sono qui per farvi vedere il giro, sono molto interessato a farvi capire il tipo di approccio e come funziona. Cambiamo infatti subito anche con l'ultima categoria. E anche qui sono rimasto stupito nelle hypercar nel sentire, vediamo qua la Ferrari che l'ho presa l'altra volta. Sono rimasto davvero stupito di come si sente la differenza proprio nello sterzo, nella scatola dello sterzo rispetto alle altre auto. Anche in questo caso c'è, credo, un servosterzo più invasivo rispetto alle GTE, davvero interessante. Eccoci qua. Ho preso la Cadillac, vabbè, è uguale. Mamma mia che sound. Non l'avevo provata ancora. Anche in questo caso sentite molto che si indurisce nelle fasi di dritto, qua con ruote ultra fredde, ed è invece molto più morbido anche rispetto all'LMP nei punti in cui siete a bassa velocità. Anche qui la sensazione sullo sterzo è davvero strana, ragazzi, totalmente diversa dalle altre. Sentite che si indurisce molto quando piano piano arrivate a velocità più elevate, ma qua nelle curve si ammorbidisce davvero tanto. Naturalmente trovate voi il connubio di forza che più vi piace. Personalmente l'approccio che dovete avere è sempre in funzione della gamma dinamica. Molto molto bello. Si sentono con quest'auto, per esempio, con le sospensioni un po' meno le asperità. Oddio, niente. Si sentono meno le asperità, ma è comunque comunicativo. Ragazzi, lascio quest'ultima parte a chi ha basi con forze diverse, che possono essere dai 5 ai 15, ai 20, ai 10 Nm. Nella base sempre il 100%. Non spaventatevi purtroppo se vedrete il volante nel rettilineo, se lasciate le mani, impazzire. Purtroppo questo gioco richiede un grande controllo, però state tranquilli perché la maggior parte delle basi si comporterà come si comporta la vostra. Sono poche quelle che riescono veramente a sedare questo genere di situazioni. Però io parlo poi alla fine nella sensazione di guida. L'importante è cercare di sfruttare al massimo l'hardware che avete. Quindi in questo caso con basi che vanno dai 10 ai 20 Nm, quindi in questo range più basso rispetto a quello che potrebbe essere la mia, il mio consiglio è andare a toccare rispetto ai miei parametri solamente la capacità di coppia sterzante, quindi la gamma dinamica. Naturalmente più la base è meno potente, più sarete costretti a avere una gamma dinamica un pochino più compressa, e quindi andate a lavorare con questo valore e cercate il valore più adatto a voi, che magari può essere 40, 30, 20. Andando a toccare solo questo parametro non rischierete mai di clippare. Dal mio punto di vista riuscirete a trovare il giusto connubio per andare a sfruttare al meglio le vostre periferiche. Capitolo a parte per chi ha basi dai 3, 3,5, 5, 7, 8 Nm. In quel caso purtroppo sarete costretti veramente a utilizzare una gamma dinamica molto ristretta e quindi magari stare sui valori tra 10, 15, non so se qualcuno di voi forse con 10 Nm riesce ad arrivare a 20 come capacità di coppia sterzante. Vedete voi, trovate voi la strada più giusta, e sicuramente con basi che hanno veramente dai 2 ai 3 Nm consiglio probabilmente anche di inserire un minimo
di coppia sterzante minima, piccoli valori che magari possono essere 1 o 2, non esagerate, e magari andare ad aumentare quelli che sono poi gli effetti, quindi la forza delle collisioni e magari la forza dei cordoli se volete sentirli un pochino più forte, perché in quel caso il problema è inverso. Con quelle forze rischiate che spariscano, si sentano molto poco. Naturalmente anche già agire con la gamma dinamica aiuterà a riportarli un pochino più a galla. Ragazzi, che dirvi, io spero veramente che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Naturalmente fatemi sapere, per me è molto importante, nei commenti che base avete, se avete provato e qual è stato poi il vostro approccio per trovare la quadra nel vostro caso con questo gioco. Questo perché personalmente, da amante di R-Factor 2, l'ho trovato molto piacevole e soprattutto perché è coerente in questo momento con le 3 categorie e le varie auto che ho potuto guidare. Ragazzi, e poi ragazzi ormai l'ho comprato, quindi sicuramente porterò altri contenuti su questo simulatore. Ci vediamo alla prossima, ciao!